Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere come facciamo a montare un telo per costruire il nostro piccolo laghetto. La destinazione del laghetto non è importante perché può essere un laghetto fatto per animali come questo qua, oppure un laghetto ornamentale dove vogliamo tenerci semplicemente piante acquatiche o di pesci rossi. L'importante è seguire questi piccoli semplici passi per avere il massimo della resa e soprattutto un laghetto che duri nel tempo. Per prima cosa definiamo le dimensioni del laghetto e quale vogliamo che sia la profondità. Vi consiglio di non andare oltre il metro di profondità, dal momento che comunque sia per i pesci che per gli animali o per le piante acquatiche un metro è più che sufficiente come profondità massima. Possiamo tenere una profondità anche inferiore dal mezzo metro fino a 20 cm di colonna d'acqua. Una volta effettuato lo scavo procediamo quindi a effettuare dei solchi all'interno dei bordi o a mano o come ho fatto io con l'ausilio di un assolcatore collegato a un motocoltivatore, così da avere già la posizione dove il telo potrà essere ribordato e quindi coperto dalla terra di riporto. Il secondo passaggio sarà la copertura del fondo del laghetto con un telo in geotessuto. Il geotessuto è un materiale utilizzato anche in edilizia o anche diversamente chiamato tessuto non tessuto o TNT, che serve anche in agricoltura per la protezione delle colture dal freddo. Ha un costo irrisorio, intorno all'euro al metro, può pesare dai 100 ai 200 grammi a metro quadro, si trova comunemente in commercio in rotoli. Una volta posizionato il geotessuto andremo quindi a coprire tutta la superficie in modo che non ci siano spazi scoperti e bloccheremo i bordi con delle pietre per il tempo necessario per poi posizionare successivamente il telo in PVC. A questo punto procediamo con il posizionamento del telo nero in PVC, che può essere di diverso spessore fino anche a 1 mm, 1,5 mm, che andremo a disporre sulla linea mediana del lato lungo dello scavo e lo apriremo quindi al centro della vasca verso i bordi esterni, eliminando tutte le pieghe dal fondo fino ai bordi più alti. Possiamo aiutarci anche con una giornata soleggiata, in quanto il sole scalderà il telo rendendolo più flessibile e quindi agevolando tutte le manovre. Successivamente andiamo a posizionare anche qui dei pesi momentanei sui bordi affinché il vento o comunque le manovre all'interno della vasca non creino delle pieghe o non spostino il telo sottostante. Ovviamente la batteria mi ha abbandonato nel momento più importante, quindi cercherò di spiegarvi adesso a parole come proseguire dopo la posa del telo. Qui già iniziano a popolare il laghetto, le anatre. Il laghetto è stato ribordato. Cosa molto importante è riempire il laghetto durante tutta la ribordatura. Questo perché inizialmente avremo delle zone, delle sacche d'aria, soprattutto nella base, nelle pareti, dove probabilmente il telo non sarà completamente aderente alla parete e quindi in questo modo, mettendo l'acqua, la pressione dell'acqua stessa spingerà le pareti del telo verso i bordi in modo da quindi farlo aderire bene ed evitare bolle o comunque zone in cui avremo materiale in eccesso oppure in difetto. In questo modo poi eviteremo anche che i bordi vengano tirati verso il basso qualora il telo non fosse sufficiente e l'avessimo già fissato al terreno nella parte più esterna. In linea di principio si crea un affossamento sulla zona più esterna in cui andiamo poi a infilare il telo poi verrà ricoperto con terra, pietre o il materiale che vogliamo utilizzare e a quel punto il telo non potrà più muoversi perché una volta che si compatterà il terreno rimarrà così per tutto il tempo. Una volta che abbiamo riempito i teli con l'acqua possiamo pensare quale possa essere il sistema di filtrazione per tenere l'acqua il più pulita possibile. Se vogliamo usarlo a livello ornamentale sarà bene chiaramente dotarla di un filtro biologico oppure di un sistema comunque di filtrodepurazione che permetta naturalmente di filtrare l'acqua senza l'aggiunta di additivi o comunque prodotti chimici che vadano ad alterarne le qualità naturali. Se non vogliamo le alghe, un buon sistema può essere quello di piantumare
il pelo dell'acqua, quindi con piante galleggianti, in modo da permettere una riduzione dell'irradiazione solare, che è quella che va ad aumentare la proliferazione di alghe unicellulari. Ad esempio in questo laghetto io ho previsto intanto di piantumarlo. Qua vediamo delle anatre perché purtroppo non l'ho ancora recintato, quindi vanno tranquillamente da una vasca all'altra. In ogni caso qui ho messo delle ninfee che adesso non è ancora periodo, quindi non le possiamo vedere, ma nel giro di qualche settimana dovrebbero iniziare a spuntare le foglie nuove, anatre permettendo. In questo caso il laghetto ha un colore verdognolo vicino anche al marrone, dipende dalle temperature. In primavera c'è una vera e propria esplosione algale dovuta quindi all'eccesso di materiali organici, come possono essere i nitriti e i nitrati, che vanno quindi ad alimentare la proliferazione algale. Per ridurre questo problema si può andare quindi a inserire delle piante galleggianti che vadano a sottrarre questi elementi all'acqua del laghetto. In aggiunta possiamo fornire il laghetto di un filtro, in questo caso è un filtro biologico e meccanico, all'interno ci sono delle spugne. Il filtro va dimensionato per la dimensione del laghetto. Qua vediamo appunto le spugne. All'interno abbiamo anche delle biosfere che praticamente non sono nient'altro che delle sedi di proliferazione di batteri nitrificanti, che vanno quindi a ridurre la presenza di ammoniaca all'interno dell'acqua, magari per deiezioni di animali o per pesci o quello che comunque andiamo a inserirci. In un sistema bilanciato non avremo alcun problema, perché in assenza comunque di uccelli o pesci basterà piantumare il laghetto per averlo sempre con acqua cristallina e soprattutto creare un circolo d'acqua in modo che si possa ossigenare e limitare quindi tutti i fenomeni di stagnazione dell'acqua. Qualora avessimo dei pesci è importante anche fornire una fonte di areazione per aumentare l'ossigenazione dell'acqua, questo perché comunque con il variare delle temperature, soprattutto in estate, quindi con l'aumentare della temperatura dell'acqua, andiamo quindi a ridurre la presenza di ossigeno e se abbiamo dei pesci questi qui rischiano di morire soffocati. Quindi è il caso di mettere o un ricircolo dell'acqua molto vivo, quindi dove l'acqua possa entrare in contatto con l'aria e quindi riossigenarsi, oppure dotarlo di una pompa esterna. In questo caso vediamo i tubicini che io ho collegato, la pompa è nascosta sotto il filtro. In questo caso l'aria entra all'interno del laghetto e poi da sotto abbiamo una spugna porosa, due spugne porose in realtà, che vanno a ossigenare direttamente il laghetto. In alternativa si può mettere un gioco d'acqua, come può essere una fontanella o uno spruzzo sul pelo dell'acqua, che quindi vada sempre a inglobare bollicine d'aria all'interno del laghetto per ossigenarlo. E anche per questo video è tutto, spero che vi sia utile. Se avete commenti o vi è piaciuto, lasciate un mi piace o scrivete sotto nella finestra dei commenti. A presto, alla prossima, ciao a tutti!